Buongiorno Sanremo, oggi vengo a conoscerti. Andiamo in moto. Ok, ma piano, io ho una paura, tu non hai idea della paura che ho della moto. Sono anni che non salgo su una moto, un motorino. Una moto o un motorino? È una moto, È una uno moto. scooter. Guarda, faccio così. Sì. Aiuto. Ci sei? Sì. Ok, poi quando tu sali, ecco, mi metto per bene. Dove metti i piedi qua? Allarga le gambe. Vivido. Ma guarda te, ma... beh, no, dovevo allargare il coso. Mamma, non ti preoccupare, va piano. La città della musica. Sono davanti proprio al simbolo di Sanremo. Ecco, qui un passaggio, bisognava farlo. Qua sulla via dello Struscio, qua a Sanremo, ci sono delle mattonelle che per ogni anno dicono chi ha vinto. Ci sarà, giusto? Giusto. Se mi innamoro e ci sei adesso tu, perdere l'amore. Oddio, Uomini Soli qual è? La passera. La passerà, fiumi di parole. Oddio, senza te o con te non la so, senza pietà non la so, sentimento non la so. Avvicinandosi al 2000 perdo colpi, ragazzi. Boh, vabbè, comunque diciamo che fra gli anni 80 e 90 me la so cavata bene. E beh, non potevo non così fare un passeggino davanti a un altro simbolo. Eccolo qui, il Casino di Sanremo, rigorosamente chiuso. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's so È la chiesa russa. Tutta d'oro. No, non è vero. Aiuto! Non mi ricordo più come si fa. Yeah! Lo sapevate che a Sanremo c'è la pista ciclabile più lunga di tutto il Mediterraneo? Ben 24 chilometri e forse la porteranno a 60, non lo so. Allora io e Roberto andiamo a farci un bel giro sulla pista ciclabile. È veramente particolare È questa una bicicletta. delle prime biciclette per le barche. Una bicicletta che ha non meno di 35 anni. Esatto. Questa qui invece l'ho rubata all'ormeggiatore e quindi adesso andiamo. Che figa! E 24 km è lunga. Sì. Ma quindi arriva Va da Ospedaletti fino a San Lorenzo. da Ospedaletti a San Lorenzo a mare? Sì. Ah, ok. Sì, un altro posto abbandonato da Ci sono stata con la barca. Sì, sì. Mi ricordo che avevo preso le misure del Gennaker e che era stato un pomeriggio di tragedia per me. Vero? Sì. Non capivo come cavolo si prendessero ste misure con sto Gennaker steso sul pontile. Quando usciamo dal porto per fare lunga navigazione, Sì? veniamo a dare fondo qui e si fa il bagno qua. Ah, Se no si va anche al Giunchetto che è parte ovest, dalla parte di là. Molto bello anche. e beh, lì andiamo al Giunchetto. Un'altra piccola curiosità di Sanremo. Qui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Non ricordo il nome. Alfred. Ah, mami, Alfredo Nobel. Guardate che villetta che ci aveva, eh? E quindi è morto qua. Gli ultimi 6 anni della sua vita li ha passati qui. E aveva inventato la dinamite, giusto? Questa Sanremo, quante cose che ci riserva. Stasera vado a mangiare sulla barca di Roberto, la barca che si è costruito da solo. E Gingio, faccio il pat krapau. Lui ha fatto il riso. Ah, cavolo, devo andare a prendere la trita, accidenti. E adesso me lo vado a mangiare con Roberto, grande stimatore della Thailandia e del cibo thailandese. Permesso. Ciao. No, ti passo questo. Questa barca se l'è costruita tutto da solo. Adesso però mangiamo. Questo è il pat krapau. Me lo ricordo, sì. Qua
riso vero Thai con pentola thailandese. Oggi Roberto mi porta al mercato. Evidentemente si è sparsa la voce e la prima cosa che Roberto mi ha detto quando sono arrivata è stata: vuoi andare al mercato, vero? Ormai si sa, a me piacciono i mercati. Mi piace mangiare. Una delle pescherie più grandi che abbia mai visto in vita mia. Grazie, arrivederci. E la cosa tipica di qui è mangiare la sardenaira. L'ho pronunciata bene? Sardenaira la mattina al posto della brioche. Me vengo a mangiare, c'ho i peli di gingio che da tutte le parti. Furesti, non si può chiamare pizza a sardenaira. Così si dice. Oh, questo è il posto mio, Ladies and gentlemen, benvenuti alle cantine sanremesi. Qua abbiamo tutte le specialità dal forno, le acciughe ripiene, la focaccia con la cipolla. E io sono qui per la sardenaria. Benissimo, la sardenaira, guarda qui la sardenaira. Eccola qua. Diamo una fiammatina e la scaldiamo un pochettino. Ma non si mangia pucciata nel cappuccino? Ma no, ma no. Perché a Zena si mangia la focaccia dentro al cappuccino. A Zena non capite niente allora. Ma io non sono zenese. Mi ha scambiato, vuol dire che ho avuto però ho fatto l'accento. Ma no, ma è un'esperienza mistica. Morire, Ecco qua, guardi qua la sua bella guarda. Con olive, aglio, acciuga. Mangi tranquilla, vedrà che sarà contenta, si tornerà contenta. Poi se le piace il vermentino, buonissimo. Quella scritta lì, come mai la focaccia di Recco la fanno a Recco? Noi facciamo la torta di formaggio di Sanremo. Andate a Recco. Ecco. No, perché tutti chiedono mi dia una Recco, mi dia una Recco. Andate a Recco a prendere la Recco. Noi facciamo la focaccia di Sanremo. Benissimo. Grazie, simpaticissimo. Qui siamo nella famosa Pigna, giusto Roberto? Pigna. Pigna, che sarebbe la parte vecchia. La parte vecchia della Sanremo. Bellissimo. Ecco la Pigna! Allora, praticamente mi sembra di aver capito, ma non è detto, che il simbolo, cioè si chiama la pigna, non perché c'è la pigna, ma c'è la pigna perché si chiama la pigna. Non so se avete... Sarà potabile? Sì. Mi è dato tutto nel naso! Questo è il cuore di Sanremo, un incantevole labirinto di stradine e vicoli e piazzette da percorrere tutte a piedi. Portosole ha 776 posti barca da 7 metri fino a 90. La profondità diciamo intorno ai 9 metri con i 2,5 in banchina più o meno. C'è una lavanderia che fa servizio anche direttamente a domicilio. Il benzinaio c'è. Ci sono 2 cantieri, c'è una tappezzeria, c'è uno ship chandler. 2 anni fa è stato costruito un muro addizionale alla diga foranea. Un muro che è costato 5 milioni, solo il muro, di una bellezza davvero unica. In una giornata come oggi si confonde con i colori del cielo e del mare. E poi la cosa più importante è la protezione alle barche. Qui a Portosole ho conosciuto una piccola grande comunità di persone che abitano in barca a vela, a motore, barche grandi, barche piccole, belle, brutte. Mai dire a un armatore che la sua barca è brutta, però. Devo dire che mi dispiace domani mollare gli ormeggi, partire, perché mi ero affezionata, però i viaggi funzionano così, almeno il mio modo di viaggiare è così. A me piace assaporare i luoghi, proprio viverli come se ci dovessi vivere per sempre in quel posto. Però poi quando me ne vado, arrivo in mare, sento il vento, sento il rumore delle onde, gusto di nuovo la libertà, ecco, allora lì
di nuovo cambio pagina e mi ritrovo davanti a una pagina nuova, una pagina bianca dove poter scrivere di nuovo la mia nuova avventura. Tutte queste esperienze mi hanno lasciato qualcosa dentro e fanno sì che io riesca ad affrontare questa avventura con lo spirito giusto. Beh, vivetela insieme a me, iscrivetevi, azionate la campanella e buona onda!